Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023. Abbiamo due carte, amici dello Scorpione. Wow! Il mondo e la stella. Ma che bello, ragazzi! Allora, il mondo è una carta di compimento, è una carta di risultati, è una carta di chiusura cicli, ehm, è una carta che appunto indica la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Ma siccome abbiamo poi anche la stella qui, ho come la sensazione che nella seconda parte di maggio finalmente riuscirete a arrivare ad un vostro sogno, a tagliare il traguardo, ad arrivare ad un completamento. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non dovesse proprio risuonare nulla, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate un link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire il significato di questi oroscopi. Troverete anche il link che vi parla di quello che è tutta la sezione riservata agli abbonati e troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Dunque ragazzi, partiamo con un 7 di denari, un 10 di denari, un 10 di spade, la carta della giustizia, un 5 di spade, la carta della forza e vediamo. Abbiamo un re di spade. Aspettate che ve le metto meglio, se no non ci stanno. Un re di spade per terminare, imperatrice e papa. Non male, non male devo dire. Ragazzi, il 10 di spade e il 10 di denari, ho come la sensazione che siano riferiti a questo mondo. Arriva la fine di qualche ciclo, il compimento, il raggiungimento di un risultato. Quando c'è un 10 di denari è sempre una carta di forte abbondanza, proprio economica. È una carta che parla di un gruppo molto forte, potrebbe essere un gruppo di lavoro, potrebbe essere il gruppo familiare, però qui è come se si sbloccasse qualche cosa nella terza settimana di maggio, perché c'è, veramente avete 2 10, sono 2 carte di compimento, di chiusura ciclo, di raggiungimento di risultati, eredità, contratti che si firmano. Tenete presente che anche qui avete il Papa, che è un'altra carta di contratto, e qui avete la giustizia. È come se cambiassero un po' le acque, diciamo così, se ci si lasciasse indietro, magari certi pensieri un po' pesanti, certe questioni, insomma, spinose legate al passato. Può essere con questa giustizia in centro lettura che non sia ancora del tutto in regola, può essere che si debbano ancora firmare dei contratti o si stiano aspettando delle carte. Però ho come la sensazione, ragazzi, che a parte un momento di defiance, diciamo così, con questo 5 di spade, vedendo poi anche le carte finali e soprattutto le carte iniziali, ci sarà il raggiungimento di un risultato. Andiamo a vedere comunque carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli al contrario, ruota della fortuna e 2 di coppe. Interessante. Qui è come se ci fosse qualche ciclo che ricomincia. Ho come questa sensazione. Sapete, no, che la vita è fatta a cicli e ci sono le volte dove si sale e le volte dove si scende, le volte dove si sale e le volte dove si scende, ed è sempre così. Qui abbiamo la ruota della fortuna al contrario. Ho come l'idea che ci sia un ciclo che sta per arrivare a compimento, perché qui avete 2 10, anche la ruota della fortuna è un 10, però appunto ragazzi siete lì, verso la seconda, terza settimana di maggio, è come se riusciste, probabilmente qualcuno anche a
fare un accordo con una persona, un'azienda, insomma, perché poi appunto, ripeto, vedo il 10 di Pentacoli che è una carta di contratti, è una carta di famiglia, di gruppo grande che collabora. Andiamo a vederlo. 10 di denari. Guardate, c'è da festeggiare qualche tipo di cambiamento. Anche la carta della morte è una carta di chiusura cicli, inizio cicli, è una carta che vi dice che c'è la necessità di tagliare con delle dinamiche, e probabilmente sono le dinamiche perpetue di cui ci parla la ruota della fortuna al contrario. È come se ci fosse una sorta di dinamica di attesa che voi dovete tagliare, dovete mandar via. C'è comunque un 3 di coppe, una carta di festeggiamenti, quindi è come se si arrivasse davvero ad un risultato, ad un compimento. Per qualcuno potrebbe anche semplicemente trattarsi di una cerimonia, di una celebrazione alla quale andrete nella seconda parte del mese. Andiamo avanti, vediamo questo 10 di spade. Wow, 9 di pentacoli, 6 di bastoni al contrario e 6 di spade al contrario. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che dobbiate lasciare indietro un grosso gruppo. Può essere, ripeto, il gruppo perché c'è il risultato. È come se ci fosse un festeggiamento, può anche essere che qualcuno arrivi alla pensione, che ci sia un accordo di prepensionamento, che non ci sia più la pazienza di aspettare ancora. E quindi il risultato per voi potrebbe essere questo. Diversamente, come se c'è qualche cosa da festeggiare perché c'è stato un taglio, ci sarà un taglio. Sarà un taglio probabilmente da festeggiare, un cambio di routine. E abbiamo anche il 9 di pentacoli. Guardate, per qualcuno potrebbe essere il voler diventare indipendenti a livello lavorativo. Se per esempio per voi il risultato non fosse la pensione, è come ok, mi stacco da questo grande gruppo, faccio un accordo, mi stacco da questo grande gruppo perché voglio raggiungere la mia indipendenza, voglio raggiungere, voglio appagare me stesso o me stessa, il mio amor proprio. Probabilmente non vi sentite così tanto riconosciuti avendo queste due carte come vorreste, ma non dagli altri, da voi stessi, è come se non vi deste il giusto spazio. Andiamo a vedere la giustizia. Carro e 8 di bastoni. Avete bisogno di focalizzare l'obiettivo. Vi ricordo che anche qui avete la stella che parla proprio di focalizzare nuovi obiettivi. Probabilmente siete persone che avete bisogno di fare le cose secondo le regole e qui non sapendo ancora bene da che parte andare o che tipo di opzioni poter sviluppare, diciamo che non state regolarizzando le cose o le cose non si stanno regolarizzando probabilmente come vi siete aspettati. Se fosse una questione di lavoro, può anche essere che vi si proponga di collaborare con una grossa impresa ma che le cose non vengano regolarizzate come si era detto. Andiamo a vedere il 5 di spade. Torre e 2 di bastoni e 3 di bastoni, ragazzi. Guardate, il 5 di spade parla sempre di confusione mentale, parla di sostanzialmente avendo queste due carte insieme è una questione di ego. Probabilmente non vedete arrivare i risultati che vi eravate prefissati e questo vi porta un po', diciamo, fuori onda. Per qualcun altro invece potrebbe fare riferimento a dei pettegolezzi, a delle malelingue che potrebbero esserci sul posto di lavoro o diciamo, nel vostro intorno sociale, quindi nella sfera delle amicizie piuttosto che nella famiglia. Però qui si tratta, con questa torre, di sradicare, sento, le basi di questi pettegolezzi. Voi
Focalizzatevi sul 3 di bastoni, andate avanti, pensate ai vostri obiettivi, lasciate che gli altri parlino, che cosa ve ne importa? Tanto sono loro che... Guardate, quando qualcuno fa un commento non dice molto di voi, ma dice molto di come la pensa la persona. Perché a parità di situazione, due persone possono fare due commenti completamente diversi. Quindi è la realtà dell'osservatore lì che viene messa in discussione, non la realtà osservata. Andiamo a vedere la forza. Giustizia un'altra volta e 5 di coppe. È come se vi dicessero vai avanti per la tua strada, con determinazione, con coraggio, con forza di volontà. Non ti fare abbattere. Il 5 di coppe ha 3 coppe rovesciate, ma 2 sono ancora in piedi. Quindi, nonostante abbiate dovuto abbattere, tagliare qualcuno o qualcosa, magari anche solo un'idea del progetto, una parte, diciamo, di un progetto, non mollate. Fondamentalmente la forza dice questo: tenete stretto. Come si dice? Stringete i denti e andate avanti, perché comunque avendo la carta della giustizia, ragazzi, arriva la giustizia divina, avete il mondo, il compimento arriva e difatti eccolo qua. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere questo re di spade. 4 di bastoni, contratti. E asso di coppe. Wow! Ragazzi, è come la sensazione che vi dicano di non rimanere troppo rigidi nelle vostre idee con questo re di spade al contrario, perché è proprio quello, si tratta di lasciare un po' andare, ok? Essere anche più materni con questa imperatrice, perché poi avete il Papa anche, che è una carta di riconoscimenti, è una carta di contratti anche quello. Quindi diciamo che verso la fine maggio vedo contratti in ogni angolo, 1, 2, 3, poi avete anche 4, 5 carte che ci possono parlare di contratti, 6 se consideriamo anche questa come un accordo. Quindi se c'è un'azienda con la quale volete collaborare, alla quale insomma state facendo il filo da un po', vedo che arriva questo contratto, arriva questa collaborazione. Il punto qual è? Che dovete essere un pochettino più flessibili. Non dovete essere così attaccati al risultato, ma godervi anche poi il viaggio. È vero, è giusto puntare degli obiettivi. Ripeto però, certe volte la strada non è lineare, no? Bisogna fare delle deviazioni o delle curve, diciamo, per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Magari ci si arriva più lentamente, però è un modo più dolce di arrivare all'obiettivo e soprattutto ci si gode il viaggio. Comunque è una bellissima stesa, ragazzi, devo dire. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che altro vi vogliono dire. Wow, carta numero 6, parla dei cicli della vita, ragazzi. Wow, è una bellissima carta. Allora, è un po' come il lasciatevi fluire. Qui è come se non si volesse chiudere un ciclo, in effetti, ma bisogna ad un certo punto rompere con le certezze che si sono avute fino a questo momento per poter ricreare la propria prosperità, le proprie regole. Wow. Allora, questa carta parla anche di una notte magica, siccome avete anche la stella, che è una carta che parla di canalizzazioni anche, vi consiglierei di provare la sera prima di addormentarvi, insomma, di mettervi, come dire, in ascolto di quello che vi vuol dire l'universo, senza fare necessariamente niente, semplicemente mettervi in ascolto anche del vostro respiro. Mm? Parla comunque di lasciare andare qualche cosa, di andare avanti, di superare gli ostacoli, ma qui avete la forza, eh? La forza è il coraggio di andare avanti, di prendere di effettuare una scelta e di andare avanti nella propria vita.
Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!